Eccoci, la prova, amici di Moto.it, comincia con adesso la Honda CRF 1100L, quella magra e leggera da fuoristrada, DCT, in versione DCT. Guardate quanto spazio là davanti, Renato Zocchi, pilota di motocross del mondiale di qualche anno fa, vincitore del Faraoni, quindi gran manetta. Sono col DCT, lui con la manuale. Vediamo un po' come si va qua in Sardegna con la nuova moto, che ha una nuova ergonomia, sospensioni sempre da 230 mm di escursione davanti, Showa completamente regolabili, ma soprattutto la moto, l'estetica dopo la vedremo meglio, è stata rivista, ma c'è soprattutto una sella sempre a 85 cm, come passa bene sui sassi, non me ne sono neanche accorto, stavo parlando. Intanto Renato da gas e noi dietro con la DCT Skoda, abbiamo le gomme, le Continental TKC80. Comincia un po' di fiatone perché il fuoristrada è così. Quanto va? Mi abbasso perché sennò mi riempie di terra. Grande moto, salta, è precisissima, le sospensioni sono ottime, sembrano sospensioni racing, ma questo valeva anche per la CRF 1000. Nelle mie prove non mi sentirete mai dire che la moto vecchia era un catrame e quella nuova una meraviglia. Quella vecchia era bella, è bella, questa qua fa un salto in avanti a livello di dotazione, perché abbiamo cornering ABS, TFT, piattaforma inerziale, tante cose nuove che faccio un po' fatica a descrivervi tutte nella guida. E quanto va bene con il DCT in fuoristrada, ma c'è un servizio su Moto.it mio che ve lo racconta già in tempi non sospetti. Che velocità prende, 123 all'ora ho visto, moto stabilissima, ottima, salto, che moto veramente bella, bella, bella. Tornando all'ergonomia, perché ho perso un po' di pezzi del racconto, la sella è più stretta di 4 cm, questo si avverte nella guida. È molto facile, pedane corrette, un pelo avanzate, ma vanno bene. Adesso il manubrio di serie nella piega, lasciato nella piega in basso, e anche per gli alti va bene, al massimo girato un po' in avanti. Renato, vai piano. Ottima la frenata con l'ABS inserito solo davanti, quindi grande controllo in fuoristrada. Renato, come viaggia la nuova, eh? Vai bene, bravo. Ottima la risposta poi del motore con la mappatura off-road, un po' più dolce rispetto al motore in mappa libera, diciamo tour, sempre 102 cavalli, però con un controllo migliore perché si dosa meglio. In uscita di curva, buca. Molto bella la DCT in fuoristrada, però la cosa più interessante che ci tengo a sottolinearvi è proprio il fatto che non perdete niente dal punto di vista del divertimento. Se siete degli smanettoni potete derapare, fare qualsiasi cosa, perché la risposta del cambio ce l'avete in manuale voi nella mano sinistra, ma anche in modalità automatica sport, soprattutto in fuoristrada, è veramente piacevole. Vi dico anche come va su strada la DCT standard, chiamata anche L1 da Honda, è davvero piacevole, molto facile da condurre, motore corposo, l'Euro 5 ha una bellissima erogazione, tanta potenza, tanta coppia, sentite come spinge. Ecco, rispetto all'Adventure Sport la protezione dall'aria è molto inferiore, un po' ridotta. In questo la moto mi ricorda molto la RD 03650, la prima Africa Twin, che aveva quel parabrezza minuscolo di serie, infatti tutti poi lo cambiavano e mettevano i parabrezza maggiorati. Ha un po' quella filosofia, parabrezzino piccolo, ripara poco, però guardate la vista in fuoristrada, mi abbasso un po' col casco, è veramente ottimale. Altro difetto, il blocchetto, bisogna prendere la mano col blocchetto di sinistra, perché la nuova Honda Africa Twin ha tantissime funzioni, cruise control e molto altro, TFT da governare, sotto menu, mappe motore evolute grazie alla piattaforma inerziale IMO, quindi i tasti sono necessari e vanno un po' conosciuti, studiati prima. Gran bella moto. Adesso passiamo alla manuale. E dopo la modernissima DCT adesso torniamo alle cose classiche con la versione manuale della nuova CRF 1100. Ovviamente qui il cambio è tradizionale, però abbiamo un bel quick shift
E cosa si avverte? Si avverte innanzitutto una maggiore leggerezza, perché i 10 kg è un po' quello che vi ho raccontato in passato, si avvertono. Ovviamente non è un dramma perché si passa da 226 kg col pieno dichiarati a 236, però sono messi molto in basso perché sono nella zona del cambio. Quindi versione manuale più leggera, ma sicuramente nei pezzi difficili di fuoristrada bisogna saperla usare, ad esempio nelle salite pietrose. Il DCT aiuta tantissimo, non avete la frizione, la moto non si spegne mai, ripartite sempre. La manuale diciamo che è dedicata a quelli più smanettoni, più fuoristradisti che vogliono ancora giocare con la frizione, perché a livello di derapate, di controllo della moto, credetemi, la DCT non ha niente da invidiare alla versione classica. Sospensioni ottime, quello che vi ho detto per la DCT vale anche qua. È una moto che si guida molto bene quando si vuole fare fuoristrada, davvero valida. Adesso mi metto seduto, la sento stretta tra le gambe come non era prima. In questi tratti un po' conciati si guida benissimo, un paio di tassellate come le Continental e non la fermate più. Vi ricordo che ha le camere d'aria, perché in fuoristrada comunque si riparano sempre, mentre un taglio su una tubeless potrebbe essere rovinoso per proseguire il giro in sicurezza. Adesso vediamo se riesco a superare la guida. Grazie. E qua c'è Maurizio Carbonara, il designer dell'Africa Twin, che va con la moto. Eccolo qua, il grande Maurizio, appassionato di design, di meccanica, un progettista coi fiocchi. Ciao Maurizio! Proseguiamo il test di questa moto, anche perché è veramente bella, mi sto divertendo tantissimo a guidarla. Un gran bel lavoro hanno fatto in Honda, rendendola più semplice. Con questo, come nel caso della DCT, non vi dico che è una moto rivoluzionaria rispetto alla precedente, è migliorata. E soprattutto in fuoristrada, vedete la strumentazione, anche con la polvere, rimane ben leggibile. Anche ad alta velocità, adesso abbiamo toccato i 140, non so dove va a finire questa strada. Per la sicurezza del test di voi che mi seguite, vi ricordo che è un anello chiuso che Honda ha realizzato qui in Sardegna di circa 25 km. Confermo quanto vi ho detto di positivo sulla DCT: ottime sospensioni Showa regolabili, incassano tutto, anche i salti e anche il passaggio all'asfalto. E vediamo come va su asfalto. Gran motore con tanta coppia sotto. Vi ricordo che la moto è tutta nuova, ha perso 3 kg tra l'altro rispetto al modello precedente. Bello l'allungo, bella la coppia ai medi, e in questo caso la manuale ha il quick shift. Frenata molto potente anche con le gomme tassellate, vedete che si ferma bene la moto. Ho l'ABS fisso sull'anteriore, adesso sono ancora in modalità off-road, ma le mappe mantengono tutte la stessa potenza di 102 cavalli. Lo schermo è migliorato rispetto a prima, adesso è impolverato ma rimane leggibilissimo. Mappe motore molto sensibili anche con la manuale, e sentite che scarico, quello di serie con la valvola parzializzatrice ha un sound veramente bello bello bello. Si passa dal fuoristrada all'asfalto, ma l'Africa Twin resta una moto veramente equilibrata e molto molto godibile. Seguiamo le frecce di questo percorso chiuso che ha realizzato Honda, veramente bello. Quindi se mi vedete ogni tanto tirare qualche marcia, abbiamo i Marshall agli incroci e guidiamo in tutta sicurezza. Questo vale anche per quanto abbiamo fatto con la Adventure Sports. Finiture esagerate, veramente curatissima. È salito il prezzo, ma la moto di prima, la 1000, io non riesco, scusate, a chiamarla vecchia perché una moto di un anno non è vecchia. La 1000 era una gran moto, questa è andata incontro ai desideri della clientela Honda. Quindi dotazione al top, sono rimaste le camere d'aria per chi vuol fare fuoristrada, cerchi da 21,18, sospensioni di grandissima qualità e il motore che è 1100, ma su strada rispetto ai vari 1200, 1300 ovviamente non ha quella botta di potenza, ma la potenza c'è, e come, ce n'è veramente tanta. Guardate in seconda se apro tutto, devo poi fermare la moto in maniera un po' violenta la curva dopo. Adesso basta chiacchiere, ci vediamo in qualche spiazzo per raccontarvi come è fatta e farvi vedere l'estetica nuova dell'Africa Twin. GoPro arresta video.
Eccola qua, tutta per voi, la Honda CRF 1100L, colorazione rossa, poi c'è anche nera. Non c'è più la versione tricolor, ve lo dico subito. E come cambia? Cambia totalmente a partire dal motore, che diventa 1084 cc, Euro 5, 102 cavalli a 7500 giri, 105 Nm di coppia, quindi molto sostanzioso l'aumento rispetto al passato. Ma non è solo il motore che cambia, perché tutta l'estetica è inedita. Abbiamo una nuova linea, sempre frutto di Maurizio Carbonara, del designer italiano. Vediamo la zona frontale più rastremata con il cupolino che ricorda la RD 03 650, molto più basso. Poi proseguendo nella zona anteriore c'è la parte qui che è stata sollevata, quindi la parte del serbatoio avanzato e sollevato rispetto a prima, con le piastre forcella che si vedono molto meglio, mentre prima restavano nascoste dal muso. Il fanale con la doppia parabola tonda circolare luce diurna, che si rifà, pensate un po', a quello della Africa Twin RD07, vediamo di non sbagliare, del 1993. Lo vedete, perfettamente simmetrico come la moto di allora. In questo caso non ci sono le cornering lights qua sotto, che troviamo invece sull'Adventure Sports. Proseguendo nella vista, sospensioni da 230 mm di escursione davanti, forcella Showa completamente regolabile, cerchi a raggi con camera d'aria, scelta della Honda rispetto all'Adventure Sports per chi volesse fare un uso proprio fuoristradistico, perché questa è declinata come versione proprio off-road dell'Africa Twin. Estetica totalmente nuova, con questa parte del serbatoio che scende sotto la sella, quindi serbatoio diverso rispetto a prima, sempre da 18 litri, però attenzione, molto più stretto nella zona centrale. La sella è sempre 85 cm o 87 perché è regolabile, però è più stretta di ben 4 in questa zona, quindi moto molto più compatta. Proseguendo nella vista estetica della moto di Maurizio, è fondamentale farvi vedere il codino, perché è un codino praticamente da motocross che si sposa poi con il terminale di scarico a doppia uscita, più sportivo e più compatto, nonostante sia Euro 5. Perché? Perché il catalizzatore non è più qua sotto la pedana del passeggero, ma è qua davanti, più grande, per rispettare la normativa molto severa anti-inquinamento. In questo caso c'è la versione DCT a doppia frizione che ho usato tantissimo oggi. In fuoristrada poi vedrete come va, perché è fantastica, va veramente bene. Non finisce comunque l'estetica della moto rivista, perché proseguendo abbiamo il solito disco da 256 mm con l'ABS disattivabile alla ruota posteriore, cerchio da 18 con gomma 150-70 e 90-90/21 all'anteriore, ma la novità al posteriore è questo bellissimo forcellone estruso in alluminio, proprio come la Honda CRF 450 da motocross. Lo vedete, in questo caso è verniciato di nero, mentre sulla Adventure è in colore alluminio lasciato naturale. Sempre nell'estetica, quante cose sono nuove sull'Africa Twin, ve lo ripeto, è tutta nuova la moto. Hanno mantenuto l'aspetto, l'estetica, il family feeling con la precedente 1000, che era una gran bella moto, è una gran bella moto, ma hanno rifatto tutto con la scusa di rispettare l'Euro 5. Vediamo il telaietto in alluminio forgiato, sono pezzi forgiati e poi saldati insieme. Vedete quante saldature molto curate, molto ben fatte, verniciate ci sono, e non è più saldato al telaio principale, che è nuovo anch'esso, ma è imbullonato. E per quanto riguarda il telaio vi dico anche che questo telaio pesa ben 5 kg meno rispetto a prima. La moto nel complesso pesa 3 kg meno. Perché? Perché il motore Euro 5 un po' di peso in più l'ha portato, però Honda ha lavorato bene, nel complesso siamo scesi di 3 kg. Ora siamo a 212 kg in ordine di marcia senza benzina. Altra vista del motore, in questo caso senza il pedale del cambio, perché è la versione DCT. Le novità proseguono poi nel ponte di comando con la nuova strumentazione TFT, schermo da 6,5 pollici che può lavorare poi in perfetta simbiosi con il nostro Bluetooth col telefono e anche con Apple CarPlay, quindi con tutte le applicazioni del telefono, compreso soprattutto, la cosa più importante, il navigatore satellitare. Blocchetti elettrici tutti nuovi, molto complicati rispetto a prima, perché devono gestire tante cose. Vedete, in questo caso abbiamo le mappe motore, sono perfezionate rispetto al passato. Perché? Perché la moto dispone di serie anche della cornering ABS, quindi piattaforma inerziale a 6 assi della Bosch, che lavora in simbiosi con il controllo di trazione, con l'anti-wheeling e poi ovviamente con l'ABS per evitare scivolate in curva quando si pinza molto forte. In questo caso vediamo anche i tasti del DCT, meno col pollice per scalare e più per salire di marcia. Da questa parte troviamo
gli altri comandi del DCT con la selezione del cambio manuale o automatico, il cruise control, e qua dietro, se volete, si possono mettere le manopole riscaldate. La moto nasce con le camere d'aria e qualche lettore mi ha già chiesto se si possono mettere i cerchi tubeless. Questo non ve lo so ancora dire, lo scopriremo presto con Honda Italia. Adesso la moto ve la rimostro, vi dico anche quanto costa, perché il prezzo è salito, siamo a 14.990 euro in Italia, 1.000 euro in più invece per questa versione con il cambio DCT. Una nota sulla sella del passeggero: è molto ospitale, le pedane sono belle basse, anche quindi comode, però come vedete manca completamente qualsiasi appiglio. Però non disperate, perché togliendo questo coperchio si possono mettere le maniglie per il passeggero, ma anche gli attacchi per le borse, che quindi sono disponibili come accessorio per la CRF 1100, che adesso è diventata molto più nuda e sportiva, quasi crossistica rispetto a prima. I pregi della moto quali sono a fine della prova? Sicuramente la qualità e la dotazione elettronica sono ai massimi livelli, veramente una moto completa, e in fuoristrada va veramente bene. 102 cavalli sono tantissimi, le sospensioni sono di ottima qualità, anche nei salti un po' più esasperati lavorano alla grande, ottimo l'impianto frenante con l'ABS che si può lasciare attivo soltanto davanti, e poi su strada rimane la solita bella Africa Twin. Cos'è migliorabile? Sicuramente il blocchetto di sinistra ha tanti comandi, ma è un difetto comune a tutte le maxi enduro ricche di elettronica, bisogna un po' prenderci la mano. Seconda cosa, la protezione dall'aria del cupolino basso standard è veramente ridotta all'osso, si prende un sacco d'aria e col casco da cross questo si avverte chiaramente. La moto la lascio tutta per voi nei commenti sul canale YouTube di Moto.it, mi raccomando iscrivetevi al canale, fateci le vostre domande, e soprattutto su strada protezioni paraschiena e, come dice Nico, prudenza sempre. Ciao!